Ciao raga, benvenuti su Ferrovie Miniature, io sono Joe. Oggi andiamo avanti con un altro video reaction. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sul web, specialmente su TikTok. Raga, votiamo, mettete qua sotto nei commenti i video più belli, degli scorci più belli, dei lavoretti più belli. Se avete qualcosa da mandarmi, mandatelo su Instagram, trovate il link qua sotto, in modo che io possa reagire anche ai vostri lavori sul modellismo ferroviario. Andiamo a vedere ragazzi, quindi mettiamoci le cuffie per capire che cosa sta succedendo. Un bellissimo scorcio John McCarthy 1040 di allestimenti, guardate, di layout dal punto di vista dell'ambientazione. Molto carino, direi. Sicuramente questa piattaforma invecchiata in questo modo rende l'ambiente molto suggestivo. Guardate questo ragazzo, mi piace vedere quando fanno questi video dove fanno vedere come hanno realizzato delle piccole strutture. Questo è un sistema molto usato ed è un sistema praticamente che vi consente di sfruttare lo spazio in altezza senza usare tante strutture in legno se non siete magari abili a tagliarlo eccetera, usando il polistirolo sovrapposto uno sopra l'altro, e quindi vi facilita l'operazione anche senza usare elettroutensili. Uno scorcio all'ingresso di un tunnel, ragazzi, guardate, con un susseguirsi di due scambi. Peccato per la partenza, ha saltellato un pochino, però ci sta. Molto bello. Siamo in ambito inglese, ragazzi, lo stesso canale di prima. Siamo all'interno di un parco esposizioni. Andiamo a vedere che cosa riusciamo a vedere. Non siamo in Italia, ragazzi, lo si vede già. Bella la stazione, mi piace molto il passaggio pedonale sopra. Ecco come sfruttare all'osso il vostro ufficio. Potete utilizzare parte bassa del vostro tavolo di lavoro potendo mettere sotto tutta la struttura e layout nascosto. Interessante come cosa, anche se in questo caso non è più un ufficio ma è proprio un vero plastichino, sfruttando i minimi spazi. Ah, guardate qua addirittura dove c'è la sedia, qua c'è un taglio, è un modulo che molto probabilmente si chiude con un modulo che dovrà essere ancora messo. Bello, mi piace. Un ponte autocostruito per giungere da una parte all'altra, guardate, interessante. Spero che adesso vada... ah no, lo lascia proprio così. Beh, sta facendo dei lavori di ampliamento. Bello, mi piace come è perfetto, è preciso. Il classico 8 a incrocio fatto con ferrovie americane. In questo caso vedete sotto quel polistirolo che è sotto è praticamente materiale della Woodland Scenic. Io questo lo vendevo in negozio, andava moltissimo, ed è praticamente un polistirolo tagliato in modalità che vi permette di farlo diventare flessibile. Questo tipo di taglio ve lo farò vedere in un prossimo video perché è molto interessante, potete farlo anche a mano. Questi che vedete sono Modelway 187, è una coppia di tiktoker tedeschi che fanno la realizzazione di plastici. Mi piacciono molto perché hanno praticamente un modo di lavorare molto pulito, molto particolare, molto dettagliato. A me piacciono. Mettete nei commenti, soprattutto ragazzi, a voi quale di questi scorci ferroviari vi sono piaciuti di più e quali di meno, mi farebbe molto piacere. Ecco, questo è una cosa che io ho sempre odiato. I peggiori incubi che ho fatto da ragazzino e che faccio ancora oggi è quello di vedere un sacco di treni che si muovono tutti insieme in una velocità super elevata in un ovale così. Cioè, una roba che veramente mi infastidisce tantissimo. Qua prendiamo spunto, se avete una mansarda, come poter sfruttare il profilo della vostra mansarda, quindi i muri laterali, per poter mettere il vostro plastico, guardate, in tutto lo spazio, sfruttando anche le colonne di passaggio da una stanza e l'altra. Bella idea, mi ha fatto vedere che anch'io ho una mansarda che devo ancora sistemare e potrebbe essere in futuro, dico in futuro perché adesso ho già un sacco di cose da fare, uno spazio ancora dedicato al plastico, anche perché è molto grande. Guardate che bello, riesce a muoversi in poco spazio e sfruttare veramente tutta la totalità del perimetro della mansarda. Questa non so se è la G, ragazzi, perché guardando dalla telecamera penso che non si tratti di scala G, ma comunque una scala da giardino, e mi piace vedere il fatto di sfruttare il perimetro del vostro giardino per far viaggiare i treni con una scala un po' più grossa ovviamente dell'H0. Molto interessante. Guardate gli scorci, e anche questa è un'idea che ho per il futuro, ragazzi. Quante idee ho per il futuro, ragazzi, quante ne avete voi? Mettetelo nei commenti, mi piacerebbe sapere se anche voi vorreste costruirvi la ferrovia nel giardino. Wow, bellissimo ragazzi, questo treno spettacolare con locomotiva a vapore ha dato la precedenza perché poi c'è lo scambio e si va in un'altra zona del giardino. Guardate che bello, costeggia questo muro fatto in legno. Poi ragazzi, quando io vedo il legno perdo proprio ogni... cioè veramente mi piace tantissimo vedere il legno. E quasi siamo, ragazzi, siamo in Inghilterra, forse non siamo in America, siamo in Inghilterra. Guardando l'ambientazione credo che sia inglese. Sì, è inglese. Lo dimostra anche il fatto della tipologia del treno. Molto bello. Vediamo se c'è una stazione, se esiste. Vediamo un po'. Sì, è questa la stazione. Guardate che bello, ragazzi. No, raga, amo. Stiamo utilizzando binari scala G. Qua è scala G a tutti gli effetti, ragazzi. Stanno rifacendo un'operazione di armamento
fatto col cemento, ragazzi, guardate, proprio hanno demolito una parte per poi metterne una nuova. Guarda, ragazzi, quanto mi fanno godere ste robe, quanto vorrei farlo anch'io subito, in questo momento, mettermi a lavorare e fare questa cosa, ragazzi, molto bello. Siamo sul plastico di Miniature Wonderland. Guardate, ragazzi, questo è lo scorcio dedicato, o meglio la zona incredibilmente devastante, gigante, dedicata all'Italia, che è stata perfezionata nel plastico di Amburgo, cosa che tra poco, ragazzi, vi farò vedere, perché ci andremo nel mese di ottobre, andremo a fare una visita in questo posto bellissimo, vi porterò il video e sicuramente vi porterò dei dettagli. Guardate gli scavi romani, guardate il Colosseo, veramente un dettaglio fatto veramente da Dio, ragazzi, guardate, molto molto bello. Piattaforma girevole sfruttata proprio all'osso, con il radius più piccolo possibile immaginabile, per poter inserire almeno, ragazzi, non dico tanto, ma una quarantina, cinquantina di locomotive diesel americane. Ma quante, ragazzi, quante in questo spazio riescono ad entrare in questo edificio? Mettete nei commenti se riuscite a contarle, sono veramente tante. Bellissimo lavoro. Model, ragazzi, il mio amico Tamodel dal Trentino Alto Adige. Questo era un plastico di 30 anni fa e lui lo ha sistemato. Guardate che scorci, molto bello, molto interessante, è incredibilmente dettagliato, ragazzi. Ci sono degli scorci che passano tra un'ambientazione e l'altra e delle colorazioni di vegetazione differenti che veramente ti lasciano l'incanto. Guardate che bello qua. Scala 1 per i più appassionati collezionisti. Guardate questa locomotiva, ragazzi, Marklin 5527 con il fumo sincronizzato. Raga, veramente interessante. E questo video è di Artuffo Modellismo, seguitelo, ok, seguiamo Artuffo, lo seguo anch'io. Guardate che bello, non smetterei mai di guardarla perché amo alla follia le locomotive a vapore. Allora, qua abbiamo questi treni che sfrecciano a velocità incredibili su curve molto strette, però che dire, affascinante comunque, rimane veramente bello da vedere. Troppo veloce secondo i miei punti di vista. E questo scorcio, ragazzi, anche il sound che c'è sotto, spero riusciate a sentirlo. Ovviamente sound sovrapposto, però rende molto il dettaglio di questo passaggio. Un incrocio, ragazzi, tra una D345 e una E444 su un plastico veramente bello. Guardate, ragazzi, ditemi se riconoscete questo plastico, guardate che bello. Cioè, c'è una zona stazione che è spaventosamente bella, guardate là. Ecco qua, ripartita a razzo, però molto molto interessante. Guardate che bello. Vediamo se avete indovinato, mettete nei commenti. Questo è il plastico di Pietrarsa, molto bello. Guardate, alcuni scorci vi lasciano veramente col fiato sospeso. Andiamo a vedere come si comporta nella costruzione di questo piccolo modulo il signor Uliano, di modellismo Uliano. Guardate. Vediamo i passaggi. Ok, ha preparato il sughero. Ok, un po' di Vinavil. Ottimo, ottimo lavoro. Vinavil anche sul sughero, casomai si dovesse staccare. Ok, il taglio dei binari, poi mette la massicciata. Sono curioso di vederlo, andiamo a vederlo. Chiudiamo il video con una parte del video Nino F652 che saluto, il suo grande plastico, e però stiamo vedendo qualcosa su una stazione di confine tra ferrovie italiane e quelle francesi. Adoro guardare gli scorci e le posizioni delle inquadrature che fa Nino perché sono veramente straordinarie.
E con questo ragazzi io vi saluto, grazie per avermi guardato fin qui, fatemi sapere qua sotto qual è stato secondo voi lo scorcio più interessante e se volete anche altri video reaction sui plastici del mondo, sicuramente cercherò di accontentarvi tutti. Per adesso è tutto, un abbraccio, ciao!